Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi parliamo di un papa controverso, il cui nome è rimasto famoso nei secoli. Un papa citato da Dante al centro di una battaglia con il re di Francia e con molti suoi vassalli. Un papa di cui è bene conoscere la storia. Scopriamola insieme. Anno Domini 1303. Un piccolo esercito con le insegne del re di Francia sta marciando verso Nagni. In testa ai soldati ci sono Guglielmo di Nogaret e Sciarra Colonna, che arrivano in città ed entrano senza colpo ferire. I signori locali hanno deciso di tradire Papa Bonifacio VIII e di consegnarlo agli emissari di Filippo il Bello, che cingono d'assedio il palazzo dove si è barricato il pontefice. Sono attimi che passeranno la storia, la porta cede, Bonifacio si siede e prende in mano un crocifisso. Sciarra Colonna e Guglielmo di Nogaret salgono le scale fino al primo piano. Quando lo trovano, impassibile e con la sua solita espressione arrogante, l'orologio della storia segna il 7 settembre. Da una parte c'è la guida spirituale del mondo cristiano, dall'altra ci sono un nobile francese che deve sbarazzarsi di una bolla papale e un aristocratico italiano in cerca di vendetta. L'episodio in questione è il celebre Schiaffo di Anagni, il culmine di 9 anni di lotte fra Filippo il Bello e Bonifacio VIII. Dopo lo schiaffo Bonifacio patirà uno shock talmente grande che andrà incontro alla morte. Ma andiamo con ordine. Prima di continuare vi ricordo che da oggi potete sostenerci anche su Patreon, trovate il link qui sotto in descrizione, potrete accedere a vantaggi esclusivi, fra cui la rivista cartacea che vi arriverà a casa direttamente ogni 3 mesi. Benedetto Caetani, futuro Bonifacio VIII, nasce ad Anagni intorno al 1230 da Roffredo Caetani ed Emilia Patrasso di Guarcino. La sua è una delle famiglie più ricche e influenti dell'epoca e lo zio materno, Leonardo Patrasso, lo introduce nella comunità ecclesiastica fin da ragazzino. Nel 1254 inizia a studiare diritto canonico a Todi, dove è vescovo l'altro suo zio Pietro Caetani, poi si laurea all'Università di Bologna. È ambizioso e intelligente. Scala le gerarchie della curia romana, diventa il segretario di Simone de Brion, futuro Papa Martino IV, e prende parte a importanti delegazioni pontificie in Francia e Inghilterra. Secondo Martino IV, Benedetto è un uomo di profondo giudizio, affidabile, di grande lungimiranza, solerzia e circospezione. Tutti apprezzamenti che, fra l'altro, lo portano nel 1281 a diventare cardinale. Il 5 luglio del 1294 viene eletto Papa Celestino V, che sotto il patrocinio di Carlo II d'Angiò sposta la corte pontificia a Napoli. Celestino però ha accettato l'incarico controvoglia. È un umile monaco dedito al voto di povertà, senza alcuna esperienza politica, e da subito vorrebbe abdicare. Benedetto, profondo conoscitore del diritto ecclesiastico, intravede la sua grande occasione e trova una scappatoia legale per assecondare il desiderio del Papa. Celestino rinuncia ufficialmente alla carica di pontefice il 13 dicembre del 1294 e 10 giorni dopo il conclave si riunisce a Castelnuovo. Dagli scrutini esce vincitore il cardinal Caetani, che sceglie il nome di Bonifacio VIII. Come primo atto del suo pontificato, Benedetto ritrasferisce la corte papale a Roma, fa di Anagni il suo centro operativo e offre cariche ecclesiastiche ad amici e parenti, come era d'uso all'epoca. La questione che più lo preoccupa però è come difendersi dai cardinali francesi che si sono opposti alla sua elezione e che potrebbero sfruttare Celestino V come antipapa. L'unica soluzione è rinchiudere il suo predecessore e tenerlo sotto stretta sorveglianza. Gli emissari di Carlo II d'Angiò arrestano il povero Celestino V per conto di Bonifacio VIII e lo imprigionano nella Rocca di Fumone, di proprietà della famiglia Caetani, dove muore il 19 maggio del 1296 per cause naturali, ma non senza il sospetto che ci sia stato lo zampino del nuovo Papa. Bonifacio è convinto che il pontefice sia al di sopra di tutto, anche del potere temporale e degli stessi re, che se battezzati, come ogni altro fedele, devono sottostare alla sua autorità. Nei 9 anni del suo mandato ecclesiastico, questa concezione teocratica del pontificato, già presente in passato, ma mai così estremizzata, si traduce in delle ingerenze nella politica europea. Il suo primo intervento è nella questione siciliana, con l'isola che dopo i Vespri del 1282 è passata nelle mani degli aragonesi. Gli angioini di Napoli vorrebbero riappropriarsene e il Papa decide di appoggiarli.
Il 12 giugno del 1295 Giacomo II d'Aragona accontenta il Vaticano e rinuncia alla Sicilia in favore di Carlo II d'Angiò, ma la popolazione locale si ribella e Bonifacio è costretto a incoronare un aragonese. L'insuccesso diplomatico si ripeterà anche in Francia, dove deve vedersela con Filippo IV, detto il Bello. Tra il 1292 e il 1294 la sedia del Papa era rimasta vacante e in quei 2 anni i sovrani di Francia e Inghilterra avevano finanziato le loro guerre tassando le rispettive chiese nazionali, una pratica che, senza un'espressa autorizzazione papale, era assolutamente vietata. Il 24 febbraio del 1296 Bonifacio decide di ripristinare lo status quo emanando la bolla Clericis Laicos, in cui ribadisce che, pena la scomunica, i laici non possono esigere imposte dal clero. Il re inglese Edoardo I accetta a malincuore, ma Filippo il Bello gioca d'astuzia e vieta l'esportazione di denaro all'infuori della Francia che, in termini pratici, impedisce alle rendite della Chiesa francese, fra l'altro la più ricca del tempo, di arrivare alle casse del Vaticano. Bonifacio è con le spalle al muro e, in cambio della revoca del divieto, concede a Filippo di tassare il clero anche senza l'autorizzazione della Santa Sede. Anche a Roma il Papa ha questioni personali da risolvere. Prima fra tutte, la vendetta contro Pietro e Giacomo Colonna, 2 cardinali che hanno osteggiato la sua elezione. Fra i Colonna e i Caetani non corre buon sangue e Bonifacio cerca di indebolire l'influenza della famiglia rivale acquistando delle proprietà nella campagna romana, dove i Colonna sono i principali proprietari terrieri. Questi si ritrovano accerchiati dai Caetani e reagiscono derubando una carrozza con circa 200.000 fiorini del Papa, che minaccia di scomunica i colpevoli e ottiene la restituzione del tesoro. I Colonna passano le maniere forti e radunano sotto un'unica bandiera tutti i detrattori del Papa. Il 10 maggio del 1297 il gruppo firma davanti a un notaio il Manifesto di Lunghezza, un documento di 12 punti che relega Bonifacio VIII al ruolo di usurpatore del soglio di Pietro. Noi non crediamo che voi siate il Papa legittimo, noi denunciamo questa illegittimità al Sacro Collegio e lo preghiamo di consultarsi e di porvi rimedio. L'evento è un oltraggio, perché oltre a insinuare che Benedetto Caetani abbia ingannato Celestino V per spingerlo all'abdicazione, il testo descrive il pontefice come uno degli uomini più abietti e dissoluti mai esistiti, come un blasfemo, un bestemmiatore, un adultero e un simoniaco, che sono coloro che fanno compravendita di cariche ecclesiastiche. La replica di Bonifacio sono 2 bolle con cui toglie il cardinalato a Pietro e Giacomo, scomunica tutti i membri dei Colonna e ordina la confisca di ogni loro bene. Dalle parole si passa alle armi e la fazione contro il Papa spera in un intervento di Filippo il Bello, ma il re francese ha appena concluso l'accordo sulla tassazione degli ecclesiastici e preferisce restarne fuori. Senza l'appoggio di Filippo, i Colonna fanno un passo indietro e aprono le trattative di pace. A settembre del 1298 Pietro e Giacomo si recano al cospetto di Bonifacio VIII in abiti da penitenti e a piedi scalzi, si prostrano ai suoi piedi, lo riconoscono come legittimo pontefice e si sottomettono all'autorità papale. Bonifacio mostra clemenza, toglie loro la scomunica e li perdona in cambio del controllo sulla città di Palestrina, la roccaforte dove i Colonna hanno concentrato la maggior parte dei loro beni territoriali. Pietro e Giacomo accettano e si illudono di aver risolto la questione. Non sanno che l'ira del Papa non si è affatto placata. Nella primavera del 1299 i soldati della Santa Sede si recano a Palestrina, trasferiscono la popolazione a valle, radono al suolo la città e cospargono il terreno di sale affinché, come si legge in una lettera di Bonifacio, non vi resti nulla, nemmeno la qualifica o il nome di città. I Colonna capiscono che è meglio cambiare aria e si rifugiano in Francia, sotto la protezione di Filippo il Bello. Nel frattempo, il 1300 è vicino e quel numero tondo fa un certo effetto, come se i cristiani debbano aspettarsi qualcosa di straordinario. Bonifacio sfrutta questa suggestione e istituisce il primo anno giubilare, in cui le persone possono ottenere la remissione dei peccati recandosi in pellegrinaggio a Roma. In città arrivano più o meno 300.000 persone.
Addirittura su Ponte Sant'Angelo si è costretti ad adottare il senso di marcia a destra. Le finanze vaticane registrano incassi da record e il pontefice riesce a consolidare il suo prestigio. All'inizio del nuovo secolo guarda a Firenze, dove le due fazioni guelfe si stanno dando battaglia per il controllo della città, e manda Carlo di Valois a rovesciare il governo dei bianchi in favore dei neri. Nel 1302 una delegazione bianca si reca a Roma per parlare con lui e fra gli ambasciatori c'è anche Dante Alighieri che, forse su ordine del Papa, viene trattenuto in Vaticano con le scuse più assurde, mentre in patria il nuovo podestà di Firenze, ovviamente un guelfo nero, lo condanna a morte in contumacia e all'esilio a vita. Dante matura un astio tanto grande nei confronti di Bonifacio VIII che gli fa l'onore, se così possiamo definirlo, di includerlo nella Divina Commedia, canto 19 dell'Inferno, girone dei Simoniaci, prima ancora che muoia. Nell'ottobre del 1301 ricominciano i contrasti con Filippo il Bello, che fa arrestare l'abate Bernard Sessé, un protetto di Bonifacio, e lo accusa di alto tradimento. Il Papa reagisce con le bolle Salvador Mundi e Asculta Fili, in cui invalida gli accordi sulla tassazione del clero e invita il re e i vescovi francesi a partecipare a un sinodo per chiarire una volta per tutte il rapporto fra Santa Sede e Corona francese. Bonifacio vuole ribadire quanto già detto in precedenza, che i monarchi devono sottostare all'autorità papale, ma Filippo non è dello stesso avviso e vuole governare senza alcuna interferenza. Le due posizioni sono ovviamente inconciliabili e si giunge a uno scontro aperto che il 10 aprile del 1302 vede la convocazione dei primi stati generali della storia, dove i rappresentanti di clero, nobiltà e terzo stato francesi acconsentono a opporsi alla presa di posizione di Bonifacio. Per tutta risposta, il 18 novembre del 1302, il Papa emana la più celebre delle sue bolle, la Unam Sanctam, in cui per la prima volta dall'inizio del suo pontificato chiarisce senza mezzi termini e messaggi velati che tutti i cristiani devono obbedire al Papa, inclusi i re, perché, se battezzati, sono anche loro seguaci di Cristo. La contesa può risolversi solo in due modi, con la scomunica o con la resa di Filippo, ma il sovrano si inventa una terza soluzione, la più difficile, la più oltraggiosa: mettere sotto processo Bonifacio VIII. Il 14 giugno del 1302 gli stati generali francesi iniziano l'istruttoria del caso e si accende un tale fervore antipapale che salta fuori l'impossibile. Oltre a menzionare l'illegittimità della successione a Celestino V, accompagnata da un racconto grottesco in cui c'è l'allora cardinal Caetani che si finge la volontà divina e di notte sussurra all'ex papa di abdicare, qualcuno dice che Bonifacio è un ingordo, che una volta ha aggredito un cuoco perché gli ha servito soltanto 6 portate, che bestemmia di continuo, che non crede al giudizio divino e quindi non deve rendere conto dei suoi peccati a nessuno. Finiscono agli atti le storie più assurde, ve ne racconto una. C'è un povero cappellano che implora l'aiuto di Cristo. Bonifacio lo vede e gli dice: idiota, Gesù era un uomo come noi e se non si è salvato lui, come può salvare te? Addirittura si fa avanti un monaco benedettino tale Giacomo da Palombara che rilascia questa testimonianza. Dichiarava di continuo che non è peccato se gli uomini conoscono carnalmente le donne, sposate o no, e neppure i maschi, ma che invece è lecita qualsiasi cosa piaccia all'uomo. Bonifacio VIII non è certo uno stinco di santo, ma bisogna tenere presente che dietro il processo intentato da Filippo il Bello c'è comunque la mano dei Colonna, che già in passato hanno formulato delle accuse infamanti attraverso il manifesto di lunghezza. Mentre a Parigi succede questo, a Roma il pontefice sta preparando una bolla di scomunica, la Super Petris Olio, da pubblicare l'8 settembre del 1303. La scomunica in sé non è un problema, ma Filippo sa che legittimerebbe il popolo a rivoltarsi contro di lui e decide di organizzare una spedizione punitiva capeggiata da Sciarra Colonna e Guglielmo di Nogaret. I due emissari giungono ad Anagni il 7 settembre ed entrano nel palazzo dove Bonifacio VIII si è barricato. Seguono insulti e ingiurie, con Sciarra Colonna che vomita contro il pontefice tutto il suo odio, sia personale sia per i contrasti fra i Colonna e i Caetani.
Leggenda narra che, stanco delle parole, il nobile tolga il guanto e faccia quello che nessuno ha mai fatto: schiaffeggia la più alta autorità del mondo cristiano. Noi oggi non sappiamo se si sia trattato di uno schiaffo simbolico inteso come affronto al potere spirituale o di un vero schiaffo, ma è certo che Bonifacio ne esce umiliato. Nogaret si mette a cercare la bolla di scomunica e la distrugge, poi torna dal Papa e lo trova in balia di uno sciarra intenzionato a ucciderlo. Il francese vuole che resti in vita per subire l'onta del processo e in qualche modo riesce a placare l'ira del compagno. Dopo 3 giorni di prigionia, la popolazione di Anagni insorge, caccia gli emissari del re francese con l'aiuto della famiglia Orsini e libera Bonifacio che, fiaccato nello spirito e nel corpo, torna a Roma e si spegne l'11 ottobre del 1303. Morto il Papa, i Colonna possono recuperare tutti i loro beni e ripristinare la loro influenza in Italia, ma il vero vincitore è Filippo il Bello che, negli anni successivi, controllerà la Chiesa con la cattività avignonese e metterà fine all'ordine dei Templari, barattando il processo postumo a Bonifacio VIII con la condanna al rogo dei Cavalieri e l'incasso di una parte del loro enorme tesoro. Perché Bonifacio VIII è un papa controverso? Da un punto di vista storico, Benedetto Caetani non ha fatto nulla di diverso dai suoi predecessori. Altri papi prima di lui avevano provato ad affermare la superiorità del potere spirituale su quello temporale e il suo unico errore, e questa è una delle ragioni per cui lo si ricorda come uno dei pontefici più controversi, è stato l'aver sfidato le persone sbagliate con i modi sbagliati nel periodo sbagliato. Prima che scappiate vi ricordo che questo video è stato caricato con la velocissima fibra di Spadhausen. Se volete attivarla gratis, anche voi avere un mese omaggio, seguite il link in descrizione e usate il codice sconto Vanilla.